Siamo in pieno carnevale e ci sono due cose che adoro di questo periodo. La prima sono i dolci, tutti i dolci che si possono mangiare in questo periodo, quindi i galani, le frittelle, le chiacchiere, le frittelle con lo zabaione. Quindi sì, ecco. La seconda cosa invece che mi piace un sacco è tutta la parte delle maschere, i vestiti. Insomma, io poi che abito non troppo distante da Venezia, andare al Carnevale di Venezia è più o meno un must tutti gli anni, quindi veramente merita e mi piace sempre tantissimo. Ma cosa c'entra il Carnevale con l'opera? In realtà ha un suo perché. Infatti in alcune opere il carnevale viene citato apertamente, quindi si parla proprio di carnevale, in altre invece non si parla proprio di carnevale, o meglio non si ambienta nel periodo dell'anno del carnevale, ma ci sono magari delle feste in maschera che vanno a ricreare la stessa, diciamo, atmosfera del periodo carnevalesco. Quindi andiamo ad esplorare questo espediente narrativo all'interno delle opere che ne fanno utilizzo. Prima di cominciare con il nostro discorso, parliamo brevemente del carnevale. Il carnevale è una festa in realtà che conoscono tutti, perché è molto diffusa, molto conosciuta, però è particolarmente radicata dalle parti di Venezia, del Veneto, appunto Venezia in particolare se ne fa un po' il baluardo, con appunto il carnevale di Venezia, le sue maschere, insomma tutte le tradizioni che riguardano il carnevale. Quindi si presenta come un momento di grande festa, di eccessi, di divertimento, e questa cosa ci tornerà utile per andare a capire l'utilizzo di questa festività all'interno di alcune opere in particolare, tipo la Traviata, il ballo in maschera. Insomma, non è un caso che si faccia riferimento a questa festa. La seconda cosa che caratterizza il carnevale sono naturalmente le maschere, quindi il nascondere la propria identità, il farsi passare per un'altra persona, il fatto che appunto tutti potevano essere tutti a Venezia in quei giorni del carnevale, per cui c'era questo mistero di capire con chi si stava parlando, perché non si era tenuti assolutamente a togliersi la maschera, appunto, a meno che non lo si volesse fare. Quindi c'era questo dubbio, questo mistero, e che comunque era anche molto intrigante in un certo senso non sapere con chi si stava parlando. Parlando di grandi festeggiamenti, di rumore, chiasso, insomma la prima cosa che mi viene in mente è sicuramente Traviata, perché alla fine dell'opera appunto passa fuori dalla finestra proprio il carnevale, viene citato apertamente. Penso che a tutti ci sia venuto su un po' di nervoso in un certo senso, sentendo la confusione del carnevale mentre appunto Violetta stava morendo, e questa cosa sicuramente è voluta, assolutamente voluta, ed è uno degli effetti che mi piace di più di quando si parla di carnevale o comunque di grande festa all'interno dell'opera, perché proprio la caratteristica del carnevale di essere così gioioso, così chiassoso, si presta moltissimo per enfatizzare la drammaticità, il dramma, la disperazione, perché proprio è una cosa completamente opposta, e dall'altra parte è anche così innocente, nel senso si sa che non c'è cattiveria, non c'è desiderio di sminuire il dolore di qualcun altro, ma semplicemente un momento di festa, è un momento appunto in cui la gente è libera, si sente libera di festeggiare, di essere rumorosa. Sempre un'altra opera che utilizza il contrasto fra drammaticità e allegria, festività del carnevale è sicuramente Un ballo in maschera. Un ballo in maschera in realtà è anche più complessa, diciamo, di Traviata in questo senso, proprio cioè, parlando di utilizzo della festività, nel senso che il ballo in maschera utilizza appunto l'espediente del ballo, della festa, quindi una situazione un po' carnevalesca, sia per, diciamo, enfatizzare la drammaticità della situazione, perché comunque appunto le persone sono lì per festeggiare nell'innocenza della situazione, per fare festa, e invece nel cuore dei protagonisti c'è proprio il dramma, sono dilaniati dalla situazione, perché comunque Riccardo sa che è odiato dal suo migliore amico Renato e sa che non potrà mai coronare il suo sogno con Amelia. Renato pensa che Riccardo l'abbia tradito con Amelia, insomma c'è veramente un grandissimo dramma, un'amicizia fortissima che è collassata, e quindi c'è tutto appunto il dolore di questa situazione, e si cerca, almeno questo è quello che vorrebbe Riccardo, per il tempo di questa festa di mettere da parte tutte le varie problematiche, gli attriti, le congiure, tutto quello appunto che stanno vivendo loro al di fuori della festa. In realtà poi noi sappiamo che non è così per come finirà l'opera, però proprio perché noi sappiamo come sono i loro cuori quando vanno a quella festa, cioè siamo noi in pena per loro, proprio per questo stridore, perché
fa grande attrito a noi, questa grande festa, questa grande gioia che appunto trasmette la festività carnevalesca, e invece in una situazione che noi sappiamo essere tutt'altro che rosea. E quindi il carnevale, la grande festa, in questo caso è utilizzata proprio per enfatizzare la drammaticità della situazione. Quindi non si cerca assolutamente di distrarre dalla trama principale e far entrare noi spettatori ancora di più nella trama, nella storia, perché appunto ci stona moltissimo. Parlando sempre di situazione, come dire, sospesa, interrotta, che verrà poi ripresa alla fine, diciamo, del periodo di pausa della festa, è sicuramente quella di Pagliacci, la situazione fra Canio e Nedda. In realtà, secondo me, questa storia si ricollega benissimo sia appunto a quello che abbiamo appena detto, ma anche al secondo punto che riguarda il carnevale, quindi il fatto che tutto sia sospeso, sia tutto confuso, non si sa più chi è chi, insomma, c'è questa confusione ed è una delle caratteristiche del carnevale. E appunto Pagliacci è un'opera nella sua brevità incredibilmente complessa. Tra l'altro l'ho anche rivista di recente al Teatro Nouveau a Bologna con Gregory Kunde. Ammetto che sono andata a vederla solamente perché c'era Gregory Kunde, perché Pagliacci è un'opera che ammetto che non vado a vedere troppo spesso, non perché non sia stupenda, ma perché mi prova molto emotivamente, quindi cioè non sono sempre nel mood giusto di farmi devastare quando guardo quell'opera, quindi vado a vederla ma con parsimonia, perché ogni volta vengo fuori dal teatro disintegrata. Però c'era Gregory Kunde quella volta, quindi cioè nel senso, pronti o non pronti, va bene lo stesso, bisognava andare per forza. Quindi dicevamo che Pagliacci è un'opera infatti che va a riprendere sia la parte della festività, infatti loro sono una compagnia itinerante, si presentano con grande gioia, con appunto rumore, chiasso, musica, infatti loro promettono una festa, promettono il divertimento, promettono la risata, per cui ritorna questa idea e all'inizio in realtà a noi non sembra neanche che ci sia della drammaticità in questa storia. Poi, andando avanti, invece si presenta, le cose precipitano e il carnevale, anche l'obbligo di dover fare festa per forza, appunto vesti la giubba è un caso eclatante, è proprio stridente. E in questo caso, secondo me, i personaggi se ne rendono più conto rispetto magari al ballo in maschera, proprio perché devono essere loro, sono loro i protagonisti della festa. Se loro non fanno festa, la festa non c'è. E quindi il fatto che questa giubba, questo vestito da comico, stia stretto a Canio per la situazione, come in realtà sta stretto a tutti, a parte all'unico maledetto che fa da traditore, però che lui, vabbè, però a tutti sta stretto, a tutti non piace, si sta scomodi, proprio perché obbliga a interrompere quello che è in realtà il flusso del cuore, le emozioni che vanno, cioè il diritto a provare emozioni, il diritto a sentire la tristezza, il dolore, che invece nel momento della festa, e in questo caso di una festa come quella carnevalesca, in cui c'è appunto da ridere, bisogna essere super felici, i dolori, i palpiti del cuore non sono assolutamente ammessi e il problema appunto è che proprio loro devono essere il cuore della festa, non sono dei semplici ospiti degli invitati che vanno, ma devono loro far festa e questa cosa secondo me crea un attrito ancora maggiore rispetto al ballo in maschera, dove appunto sì, la situazione è drammatica, ma la festa non dipende da loro, la festa va avanti anche senza di loro, loro sono la parte della festa, ma nel caso di Pagliacci, nel caso di Canio e della sua compagnia, loro sono il cuore e quindi è uno sforzo ancora maggiore, un attrito ancora maggiore. Ogni volta che vedo quelle scene, cioè mi sembra proprio come un gatto su una lavagna, qualcosa che stride, mi fa sempre un grande effetto, ecco, proprio perché va proprio a rigirare il coltello nella piaga, ma tanto. E questo è uno degli effetti che crea la situazione del carnevale, quando si accosta alla drammaticità, perché proprio va a rimarcare ancora di più la tragedia. Però perché ho detto che quest'opera si ricollega benissimo anche alla seconda, diciamo, caratteristica del carnevale, quindi il fatto che tutto sia confuso, non si sa bene chi è chi, insomma, questa idea delle maschere. Si ricollega benissimo, secondo me, perché c'è il punto proprio del metateatro, il teatro nel teatro e Pagliacci è una di quelle opere appunto in cui troviamo il metateatro, appunto questa idea di palcoscenico sul palcoscenico e proprio per questa sua caratteristica si vede benissimo appunto questa idea di maschera, di cambio di identità, di essere qualcun altro. Nel caso però della compagnia di Canio si sa benissimo chi è chi, ma nel momento della rappresentazione c'è una sospensione
situazione, ci si ferma, quello che era giù dal palco in questo momento non viene più considerato, ricomincia una situazione completamente nuova all'interno della rappresentazione. E proprio perché c'è questa separazione netta tra appunto quello che c'è sul palco e quello che invece capita al di fuori del palco, la possibilità di sospendere, di separare esiste. Il problema è poi quando Canio rompe questo equilibrio, esce dalla festa, esce dalla finzione, appunto dalle maschere, si toglie la maschera, quindi va a perdere proprio la caratteristica del carnevale, quindi il nascondere l'identità, il poter essere un'altra persona, il poter essere in altre situazioni, il mettere in pausa la vita al di fuori o la vita prima dell'inizio del carnevale o in questo caso della rappresentazione, e ritorna immediatamente nella sua, diciamo, linea temporale. E questa cosa appunto va a ricollegarsi a quello che era successo prima e quindi naturalmente alla tragedia, al tradimento, che appunto naturalmente sappiamo benissimo come va a finire. Un maestro però della finzione, del utilizzare le maschere per nascondere la propria identità è sicuramente Don Giovanni. Don Giovanni è proprio, secondo me, l'opera perfetta per rappresentare appunto questo stato di confusione, perché proprio lui per primo non si fa scrupoli a utilizzare ogni espediente per diventare chiunque lui voglia, per appunto poter arrivare dove vuole arrivare lui. E questa cosa secondo me è una delle caratteristiche che lo rendono più affascinante, perché la possibilità di poter essere tutti, chiunque, è una delle caratteristiche più invidiate di Don Giovanni. E Don Giovanni in realtà non è l'unico a utilizzare le maschere, infatti le maschere le troviamo in maniera molto esplicita all'interno del ballo in maschera della fine del primo atto di Don Giovanni, dove appunto troviamo Donna Elvira, Don Ottavio, Donn'Anna che si nascondono, quindi utilizzano una maschera, si intruffolano al ballo di Don Giovanni, e infatti è proprio Leporello ad invitarli, perché con le maschere non li ha riconosciuti. E anche questa volta la presenza delle maschere del momento carnevalesco permette la creazione di questa situazione appunto di sospensione in cui ci sono l'assassino del padre di Donn'Anna, Donn'Anna che vuole vendetta, Don Ottavio che deve vendicare il padre di Donn'Anna, Donna Elvira col cuore spezzato che vorrebbe vendicarsi di Don Giovanni, Masetto che ha litigato con Zerlina. Quindi ci sono tutti questi attriti, questa gente che se potesse si scannerebbe, e nel momento del ballo, della festa con le maschere, tutto improvvisamente è sospeso. E noi come spettatori in questo caso, anziché avere la drammaticità che viene enfatizzata, in realtà siamo come in tensione, perché noi per primi sappiamo tutte le persone che ci sono, perché i personaggi in realtà quando vanno alla festa non sanno chi c'è, anche perché tutti sono mascherati, quindi non sanno chi c'è, sanno che ci deve essere Don Giovanni per forza perché è a casa, ma Don Giovanni non ha idea di chi siano i suoi invitati e gli stessi invitati non sanno chi sono gli altri invitati, quindi invece noi come pubblico esterno sappiamo benissimo chi c'è, sappiamo che ci vuole un niente per far scattare il putiferio, e in questo caso per noi non è tanto come rigirare il coltello nella piaga, ma è quasi un thriller in un certo senso, perché c'è una grande tensione, quasi restiamo col fiato sospeso, proprio perché sappiamo che ci sono, come dire, tanti dinamiti con la miccia molto vicina a un fiammifero, non ci vuole niente a far scoppiare il putiferio, e infatti poi scoppierà un disastro, ma nel momento in cui si va a rompere di nuovo la situazione sospesa della festa, quando appunto Zerlina grida aiuto, e lì tutti calano le maschere per correre in soccorso. Questi ad utilizzare l'estrema gioia per andare a enfatizzare l'estrema disperazione o comunque per creare una situazione di tensione, quasi un thriller in un certo senso, è veramente una cosa che a me piace moltissimo, perché è proprio quello che ti dà quel sapore in più, perché rispetto a una situazione in cui tutto è costantemente drammatico, sì, è costantemente drammatico, però in un certo senso ci abitua ad essere drammatici, ci abitua alla situazione drammatica. È come uno stacco, per cui noi sappiamo già che le cose dovranno andare male, ma ci rallenta questo esito, viene posticipato in un certo senso, e questo non fa altro che aumentare in noi la tensione, il disagio o comunque il dispiacere per una determinata situazione. E quindi
È proprio un modo per straziarci ancora di più il cuore, se gli operisti non fossero già eccellenti a fare questa cosa. Quindi è un espediente che veramente a me piace moltissimo, proprio perché mi trascina di più all'interno di una storia. Naturalmente sono super curiosa di sapere anche la vostra opinione su questo argomento, quindi vi aspetto qui sotto nei commenti. Se vi piace come parlo di opera, iscrivetevi al canale, lasciatemi un mi piace. Noi intanto ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo video. Ciao!